Questa è la cascina abbandonata che stiamo ristrutturando, con l'obiettivo di renderla completamente autosufficiente e senza bollette. Lo stiamo facendo insieme a Mauro, il papà di Marta, che oggi vive già qui. Negli scorsi episodi abbiamo iniziato il progetto dei nuovi orti, smantellando le vecchie strutture e abbattendo alcune piante enormi che cadendo hanno devastato completamente la collinetta. Ora però arriva la parte più difficile. In questo video ricostruiremo da zero i nuovi terrazzamenti che ospiteranno gli orti e le coltivazioni di quest'anno. Quindi non perdiamo altro tempo, prendiamo gli attrezzi e mettiamoci al lavoro. Sigla! Buongiorno! È passata circa una settimana dall'abbattimento della pianta. Oggi siamo di nuovo qua perché cercheremo di smantellare tutti gli alberi che sono caduti, o almeno la parte che ci interessa qua degli orti, perché come ben sapete Ci sono da piantare le piante, se no arriviamo troppo in ritardo. Quindi obiettivo di oggi fare un po' di pulizia qua, anche se papà già ha tolto, come avrete visto magari sul suo canale, pezzi più grossi. Ora ripuliamo tutta questa parte, così poi possiamo procedere con tutti i piani che abbiamo, che sono tanti. forza, si lavora. Così abbiamo iniziato a sgomberare la zona. Marta a lanciare i rovi giù dalla rivetta, Mauro a motosegare le piante e io a fare una mazza di niente, perché per 15 minuti ho lottato contro il drone, che proprio quel giorno aveva deciso di non partire. Puntato la carriola lì apposta contro il ciuco di legno col cingolo appoggiato, perché comunque sono talmente pesanti che ieri si spostava la motocarriola. Mamma mia! Dato che a mano sarebbe stato impossibile spostarle, Mauro ha deciso di trainare le piantone con la motocariola. Guardala. Oh mamma, che roba! Ma riesci a tirarlo su, dici? E se tagli lì tipo? No, devo spuntarla. Devi spuntarla sì. Spuntarla qua perché è troppo lunga, per quello che non viene fuori. Abbiamo provato a trainare così con la motocariola questa pianta per tirarla in su. Il problema è che fa troppa fatica, si sposta la carriola, quindi dovremo spuntarla ancora perché è troppo pesante. Che noi vediamo la prima parte, ma in realtà arriva giù fin sotto, quindi è molto lunga. Com'è? L'hai tagliata? Vediamo secondo tentativo. Vi faccio vedere i movimenti che fa anche la carriola. Non ha l'equipaggiamento forestale con la benna davanti, ho dovuto tenere questo cassone originale per caricare più legna. Motocariola contro legno. Brava motocariola, ce l'hai fatta. Pesante? Fai conto che è legno verde, eh? Pesa di più? È perché è umido, ne? Ora allo stesso modo trainiamo l'altra pianta. Oh, vediamo se ce la fa. Se vince la carriola o se vince la pianta. Teniamolo qua provvisoriamente perché è buono ancora. Lo possiamo riusare per il terrazzamento? Sì, quello lì sì. Adesso lo sgancio, agganciamo questo, lo tiriamo via, abbiamo libero il campo qua. Il problema qua di cui ci siamo resi conto adesso è che le piante venendo giù ci hanno rotto totalmente alcuni pali del terrazzamento e come vedrete qua la rivetta sta già scendendo. Quindi la nostra priorità adesso è sistemare qua, così rifissiamo i pali e rifacciamo il terrazzamento, perché sennò crolla tutta la collinetta giù. E gli orti col piffero che riusciamo a farli? Allora noi spostiamo questi qua adesso, questi piccoli, così li mettiamo tutti là vicino, abbiamo detto. Quello lì è come facciamo, ma dobbiamo ritirarlo su proprio. Allora questi quali noi li teniamo, vedi che si stanno un po' svergolando tutti. Come facciamo a risistemarli a posto questi? Facciamo col vericello, Qui come vedete il terrazzamento proprio non esiste più, quindi quel palo che la pianta ha spostato avanti ora tornerà al suo posto e poi rifaremo tutto il riempimento con i legni. È che voi vedete un pezzo del palo, ma in realtà questo va giù tanto nel terreno, quindi useremo la motocariola giusto per tirarlo. Sì, anche perché a mano non viene su neanche, cioè guarda, La spada nella roccia. neanche a morire viene su. Potrebbe anche stroncarsi, non è detto. Che potrebbe aprirsi in due. Proviamo ragazzi. Preferisco lavorarci senza alcuna impressione in faccia, mi ammazza.
sono bello, però sono simili. Questo non è scoppiato come l'altro perché era castagno. Quello lì, secondo me, avevo finito i pali e ho usato un paletto che avevo per essere stato un acero. Così abbiamo iniziato a tirare il palo, ma con scarsi risultati. Viene giù la motocariola. Andiamo a prendere niente. Un piccone? Ragazzi, ma quanto sono sul pezzo? Devo provare a tirarlo ancora un po'. Pensate comunque a quanto ce l'ha spostato la pianta, perché era totalmente così storto. Adesso Era un ramo della pianta. era un ramo. Viene avanti la motocariola. Così non viene, dobbiamo scavare di più e spostare la carriola diversamente. Così siamo andati a recuperare degli attrezzi nella nuova officina. Andate a vedere sul canale di papà, Mauro in Cascina, che ha fatto il video di come ha rifatto tutta l'officina, ragazzi. Cioè, guardate che roba. Spettacolo qua, ma che professionale. Ma che banco. Adesso andiamo a scavare un pochettino il palo là, vediamo se riusciamo a tirarlo su. Si è smontata bene, ha fatto un bel disastro sta pianta. Voi direte, ma il palo, ma potevate semplicemente segarlo e metterne un altro? No, perché l'obiettivo di questo progetto qua in Cascina è proprio recuperare tutto il recuperabile e sprecare il meno possibile. Dopo aver scavato per altri 10 minuti, abbiamo fatto un altro tentativo con la motocariola. Dopo aver tirato sul palo, ne abbiamo scortecciato un altro da mettere accanto. Nel frattempo Mauro ha messo in bolla il perimetro, perché essere in bolla è uno stile di vita. Ragazzi, qua è tosta, Arriva fino al tatuaggio, mi arriva. Che scavo, ragazzi! Manco una talpa scava così, guarda. Incredibile, oh! Ma in tutto questo, lì ci va un altro paletto per tenere sempre più insieme la spondina, perché qua, ragazzi, se non mettiamo questi pali, qua ci ritroviamo tutto l'orto che faremo in Cascina. Cioè, noi non vogliamo questa cosa. Vi rubiamo solo qualche secondo. Il 90% delle persone che guarda i nostri video non è iscritta al canale. Per realizzare questi contenuti ci vogliono settimane di lavoro. Dall'idea al risultato finale ci sono tanti passaggi invisibili che richiedono davvero tempo. Per questo, se apprezzate quello che facciamo, vi invitiamo a iscrivervi al canale e a lasciare un like. A voi non costa nulla, ma per noi fa davvero la differenza. Grazie di cuore a chi lo farà. E adesso proseguiamo. Dopo circa mezz'ora, Marta non aveva ancora finito di scavare. Ragazzi, qua il Mauro ci sta facendo fare una galleria. Cioè, adesso mega bunker. Facciamo il mega bunker, cacchio. Hanno aumentato le spese di spedizione della Cina, noi facciamo un buco, arriviamo in Cina e prendiamo una roba direttamente. Hai capito? Hai È la capito? strategia. Adesso noi ci prepariamo il palo, tanto che lei magari la smuove un pochino. Tranquilli, faccio io Ancora il quel lavoro pochino sporco. prendiamo il- Quante migliaia di ore devo scavare? Almeno 100-120 lo facciamo. E questo quant'è? Siamo quasi a 60 qua, 55. E quando devo arrivare? Almeno 60-70. Era meno faticoso fare review di make-up, beauty comunque, La skincare, tutte quelle cose lì. Mauro, arrivo a darti una mano. Qua dobbiamo scegliere i pali da mettere dentro. Questo è un po' sofferente, però dovrebbe essere una robina questa qua. Dici che va bene? Secondo me sì, lo carbonizziamo nella parte che ci interessa, lo mettiamo giù intero, là basterebbe un 120, questo qua sarà 2 metri, però se è un 2 metri magari nella recinzione viene meglio. Se ne abbiamo un pezzo più corto o un pezzo da spuntare, Meglio. Voilà, abbiamo scelto il troncone. questo addirittura è un palo recuperato. Quindi abbiamo recuperato anche questo praticamente. Sì, quello era di una tettoia che era stata buttata giù, che non serviva più, che era marcia, però per assurdo la tettoia marcia fatiscente, ma tutta la struttura era di incastagno e era ancora in piedi tranquillamente. Adesso lo cannelliamo. Aspetta che io non so se sono nel punto giusto, Mauro. Non c'è catrame che tenga, non c'è storia, non c'è trattamento, non c'è storia. L'unica cosa che può far resistere un palo interrato, soprattutto di castagno e di robina, è la carbonizzazione. I'm exiled to the greener grass, searching for the uncertain haze. Attento, dove vai? Tienilo lì un attimo così E chi lo muove? finché lo blocco. Dobbiamo bloccarlo con la terra? Lo blocco con un po' di terra sotto. Ok. Non ho preso, sai cosa devo prendere? Voleva un bastone. C'è un distello, bastoncino. qualcosa nella roba là? Vado a cercarlo io. Se no abbiamo questi tipo rametti. Non può andare bene tipo. Sì, posso usare uno di questi, dai. Prendo questo allora.
Quanto pesa sto casco? Come fai a tenerlo su? Adesso appena vedi che sta poi lo lasci. Madonna, pensare che te l'hai fatto da solo comunque l'altra volta è impressionante. In un giorno ho fatto tutti i buchi, 7 buchi. Poi avevo carbonizzato i pali. Quindi questo si fa per compattare praticamente un po' la terra sotto, se no è troppo smossa poi. No, è proprio non smossa. sta. Si assesta dopo il palo si muove subito. E compatta di qua, compatta di là, sta terra non diventava più dura. Infatti siamo stati lì ancora mezz'ora prima di ottenere un buon risultato. Il prossimo step sarà scavare i buchi dove andranno queste travi che Cri prima ha scortecciato per ricreare la barriera del terrazzamento. Io direi facciamo una roba al volo anche con quelli, senza bruciare i cavalletti. Prima di mettere però i pali qua li vogliamo carbonizzare, così siamo sicuri che durano molto di più. Attento! Dopo circa un'ora di lavoro eravamo a buon punto con i terrazzamenti. Ciao rondella! Stiamo rinforzando questo con i paletti in ferro, così siamo sicuri che non si sposta. Come prende forma, ragazzi? Spettacolare qua, Ma che roba? Ho fatto tutto fino a qua. E ancora non è finito, stiamo ultimando le ultime cose, poi ci sarà ancora uno strato sopra. Così abbiamo preso un troncone da mettere sopra agli altri tronconi e siccome non vedevate Mauro con in mano una motosega da almeno un minuto, ecco ve l'ho servito. Pronto a scortecciare come se non ci fosse un domani anche questa pianta, che metteremo sopra le altre del terrazzamento in modo da alzare la sponda e contenere più terra. Funzionerà? Se lo facevi col falciotto finivi tra 3 giorni. Allora, la spondina, la prima parte della spondina in realtà è venuta abbastanza bene, direi. Abbiamo fatto 2 strati, uno sotto, uno sopra, 2 strati. Strati, una torta, Abbiamo messo i tronchi sia sotto che sopra e questo è il primo pezzo. Diteci com'è venuto secondo voi, scrivetecelo qui sotto nei commenti cosa a ne noi pensate. piace comunque perché c'è questo pezzo qua che è un bel, che tra l'altro è un pezzo della pianta che abbiamo tirato giù l'altra volta, quindi non si butta nulla. Questo, e poi l'altro era un castagno che invece avevamo già qua, che è stato sempre recuperato. Quindi ora vedete che il terrazzamento è molto più stabile, cioè prima la terra andava giù. Del castagno recuperato sul mio canale trovano il video. Ecco. Il titolo è singolare perché è un film per 4 tronchi. Mauro in cascina, ve lo mettiamo, anzi magari ve lo mettiamo già qua sotto in descrizione, così lo beccate subito, lo trovate immediatamente questo. Quindi ora vi facciamo vedere anche da sotto come risulta, che si vede molto meglio l'effetto finale. Ma prima di andare sotto, qui ci siamo ritrovati ancora da fare questa parte, dove poi metteremo anche il pannello diversamente perché è ancora provvisorio. Più che altro deve essere super stabile, perché dovendo mettere il pannello rischiamo che altrimenti anche il pannello scivola giù. Quindi qua dovremo rafforzare parecchio, ma dato che adesso abbiamo già fatto un grandissimo lavoro, siamo cotti, per oggi noi andiamo a riposarci. Quindi nel prossimo video vedrete che sistemeremo questa zona qua e molto probabilmente inizieremo già gli orti a questo punto. Anche papà è cotto, infatti sta ritirando la motocariola perché oggi proprio siamo arrivati al limite. Sentirete magari anche dalle voci che siamo molto più stanchi del solito, però è stato un lavorone ragazzi, cioè quei tronchi non vi diciamo neanche quanto pesano, è stato davvero pesante. In tre per spostarli. Quindi noi niente, andiamo a mangiare, sono le 2 e non abbiamo ancora messo nulla sotto i denti, quindi da stamattina che non mangiamo. Noi vi ringraziamo per aver guardato il video fin qua. Se vi è piaciuto mi raccomando un like, a noi fa sempre molto piacere. E se volete continuare a vederci iscrivetevi al canale, se no ciao, è stato un piacere. È stato un piacere. Anche Mauro in cascina, andate a seguirlo perché vedrete le altre parti dei lavori sul suo canale. Lo lasciamo qui sotto. E i film vedete. Alla prossima, ciao!